Salve a tutti! In questo video vedremo come modellare una forma per scarpe in Rhino. Essendo un processo abbastanza complesso e lungo, il video sarà suddiviso in 4 parti. In questa prima parte vedremo come tracciare e posizionare un'immagine in 3 viste. Partiamo scegliendo un'immagine, trascinandola sullo schermo, inserendola come picture, come immagine. Tracciamo un rettangolo per 2 punti e posizioniamo sulla vista superiore la nostra immagine. Rinominiamo il layer con il nome picture. Creiamo un nuovo layer che nominiamo 2D. Lo rendiamo attivo e blocchiamo il layer picture. Cambiamo colore al layer 2D e scegliamo un blu. Iniziamo a tracciare le 3 viste. Prendiamo curva per interpolazione di punti, disattiviamo gli snap, disattiviamo la storia e andiamo a tracciare la parte, disattiviamo anche orto, la parte inferiore della forma nella vista laterale. Andiamo a aggiustare i vari punti e proseguiamo tracciando la parte superiore della forma. Le linee devono essere sempre esterne rispetto all'immagine. Tracciamo la parte laterale, sia quella posteriore che quella anteriore. Ricordiamoci la regola dei 3 punti, in cui il primo e il terzo punto sono inizio e arrivo della curva e quello centrale determina la curvatura. Andiamo a modificare i vari punti fino a ottenere la forma desiderata. Il gumball è particolarmente utile e quando clicchiamo sulla finestra si può spostare l'oggetto in tutte e 2 le dimensioni x e y. Salviamo e procediamo a tracciare la vista dall'alto della forma. In questo caso la curva sarà chiusa, quindi ricordiamoci la regola dei 3 punti e cerchiamo di seguire il profilo in maniera più semplice possibile. Riattiviamo gli snap con snap fine e chiudiamo la curva. Andiamo ad aggiustare i vari punti in modo da ottenere la forma desiderata. Tracciamo adesso la parte interna
e andiamo a aggiustare i punti per seguire perfettamente la forma. Usando le frecce del gumball ci si muove soltanto sull'asse orizzontale, asse rosso, o sull'asse verticale, asse verde. Con la finestra il movimento è libero sul piano. Passiamo infine a tracciare la vista frontale, disattiviamo ancora gli snap e andiamo a tracciare una forma il più possibile regolare, senza essere perfettamente aderenti alla vista dell'immagine che sembra un po' deformata. Aggiustiamo. A questo punto abbiamo le tre viste. Salviamo ogni tanto. Tracciamo delle linee di riferimento, attiviamo le snap, attiviamo soltanto lo snap quad e orto. Partiamo dal punto inferiore e tracciamo una linea verticale e poi dal punto più anteriore. Selezioniamo la nostra scarpa nella vista laterale, disattiviamo l'immagine per avere una visualizzazione migliore, attiviamo lo snap vicino e intersezione, prendiamo il punto quad a sinistra e lo portiamo orizzontalmente sull'intersezione con la linea. In questo modo abbiamo allineato il tallone. A questo punto selezioniamo nuovamente la vista laterale, prendiamo il comando linea e tracciamo una linea orizzontale dalla punta alla linea di riferimento a sinistra. Selezioniamo nuovamente la vista laterale, deselezioniamo la linea, prendiamo scala 2D e tracciamo dalla punta all'altra linea. In questo modo abbiamo scalato la vista laterale esattamente alla vista dall'alto. Tracciamo ora altre due linee di riferimento, stavolta dai quadranti della vista superiore interna. A questo punto dobbiamo ruotare il tallone. Per fare questo andremo a tracciare un cerchio con il centro nel quadrante del tallone e il raggio all'intersezione delle due linee. A quel punto seleziono la curva, prendo ruota 2D, il centro è nel centro del tallone e farò coincidere l'intersezione del cerchio con le due curve. Posso cancellare il cerchio di riferimento. Sulla curva anteriore farò lo stesso, traccerò un cerchio in modo da avere l'intersezione voluta, poi selezionerò la curva, prenderò ruota 2D, il centro sarà davanti e la rotazione sarà tra queste due intersezioni. Posso buttare via il cerchio. A questo punto posso cancellare anche tutte le linee di riferimento e ho allineato perfettamente, scalato
la vista superiore e la vista laterale. A questo punto posiziono le tre viste più centrali rispetto al sistema di riferimento, allontano un po' la vista frontale, alzo un po', muovo verso l'alto la vista laterale e cerco un layout il più possibile centrato. Faccio vari spostamenti finché non sono soddisfatto. Mi metto in vista prospettica, seleziono la vista laterale, attraverso il gumball, arco rosso, faccio una rotazione di 90 gradi e sollevo con la freccia verde le geometrie. Con la freccia adesso è blu, vado ancora più in alto, seleziono la vista frontale, uso l'arco blu e ruoto di 90 gradi, poi con l'arco verde ruoto di 90 gradi verso l'alto la vista. Con la freccia blu la allontano un po' e a questo punto ho orientato correttamente le tre viste. Per il momento quella frontale la lascio senza allineamento. Vado nella vista dall'alto e vado a individuare le dimensioni di ingombro, tracciando un bounding box attraverso il menu Analizza. Seleziono la curva, bounding box e invio. A questo punto, con gli snap attivi, in particolar modo intersezione, vado a prendere il comando linea e traccio una linea dall'intersezione sinistra a quella destra. Posso cancellare la bounding box e andare a prendere il comando estendi curva. Estendi curva oltre la sagoma della forma della scarpa. A questo punto abbiamo i vari riferimenti, andiamo a salvare. A questo punto dobbiamo assegnare dei colori alle varie geometrie per semplificare l'associazione che faremo in seguito. Selezioniamo queste due curve, andiamo ad assegnare un colore verde. Se è poco visibile andiamo a scegliere un colore più scuro, più contrastato, per esempio rosso. Poi andiamo a selezionare l'asse centrale e le due curve della vista laterale e scegliamo un colore verde scuro. A questo punto selezioniamo le le due curve della vista frontale e attribuiamo un colore magenta. Questo è tutto per il momento, proseguiremo nella parte 2.